Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente eccoci, è successo come dicevo nel post che ho fatto su YouTube una settimana o due fa, ovvero mi sono fatto il mago. Chi mi conosce da tempo sa che a me la classe del mago non è mai piaciuta per via, ma solo per un fattore ragazzi. Quando è in combattimento c'ha la camminata, non vorrei dire un insulto, però non riesco a trovare un altro aggettivo. C'ha la camminata spastica, per così dire, quando è in combattimento, e non l'ho mai sopportato questo fattore di questa classe, ok? Di conseguenza ho sempre, diciamo, odiato, per così dire, il mago e non mi è mai piaciuto, ok? Dopo essere passato tanto tempo, ovvero anni di gioco, e avendo usato tutte le classi, ma praticamente mai il mago e mai l'arciere, cioè quasi mai l'arciere, nel senso non le ho mai giocate, tra virgolette, nel senso che le ho giocate veramente, ma veramente rarissime volte, giusto il tempo di fare un dungeon, sta roba così. Tutto il resto del tempo ho sempre usato gli altri 5 PG che avete visto nelle build, il ladro, il paladino, il GF, il warlock, il chierico, così via. Adesso allo stato attuale la classe che non mi piace più di tutte è diventata il bardo, ok? Perché non sopporto l'idea di dover premere una combinazione di 8000 tasti per fare una skill, ok? Di conseguenza oggi come oggi la classe che non mi piace più di tutte è il bardo. Avendo giocato per tanto tempo tutte le altre classi, ovviamente è subentrato il fattore monotonia. Di conseguenza ho deciso appunto di portare sul mago. Non tanto, di solito la gente, quando c'è una classe che è più forte delle altre, molla il PG principale che sta usando e si crea una nuova classe appunto per poter fare più danno e leggere il proprio nome primo in classifica per quanto riguarda il danno, in modo da avere soddisfazione e gratificazione di se stessa e dire appunto sono il primo DPS, sono il più forte del mondo, nessuno mi può battere, ok? Nel mio caso non è così, ho semplicemente fatto il mago perché appunto essendo una classe che non ho mai giocato e avendo monotonia delle altre classi, ho detto vabbè dai, facciamo il mago, proviamolo, giusto per avere qualcosa di nuovo, ok? Che poi vabbè non è che è nuovo, perché comunque un po' l'ho giocato, ma veramente in casi rari, e giocato diciamo non seriamente, spingendo tasti abbastanza a caso e avendo il minimo di conoscenza, ok? Questo in passato, tipo 2 o 3 anni fa. Arciere stessa cosa, ok? Quindi non ho le conoscenze adatte sia dell'arciere che del mago. Di conseguenza, dicevo, ho portato sul mago e me lo sono fatto spiegare da un'amica che lo gioca da tempo. Io, avendo giocato insieme a lei, ritengo che lo sappia usare bene, e di conseguenza niente, mi sono fatto suggerire da lei un po' come impostare il mago, eccetera eccetera, i poteri, proprio a livello di conoscenza, anche cosa fanno, eccetera eccetera, ok? Diciamo che ci ho capito qualcosa, però ripeto, io non sono un mago esperto della classe, quindi quello che vi spiegherò sarà, diciamo, farina del mio sacco in parte, ma probabilmente potrebbe non essere spiegato bene, ok? Perché appunto non ho la conoscenza di anni di gioco di sta classe, ok? Allora, vi aggiungo che questo video probabilmente sarà lungo, quindi mettetevi comodi, sdraiatevi sul divano oppure ricavatevi il tempo per guardarlo, ok? Allora, partiamo.
dalle statistiche, ok? Allora, essendo ehm, maghi, facendo attacchi magici, ci serve l'intelligenza per aumentare il danno magico e il carisma. Io ho messo il carisma per la velocità di ricarica e il forte. Voi potete mettere destrezza anche per la severità critica. Poi passiamo qua all'armatura, eccetera, eccetera. Allora, io qui tengo questo, l'elmo della precisione 7,5, che si trova all'enclave del protettore dal mercante di sigilli, però nella maggior parte dei casi voi troverete maghi che indossano l'elmo mitico preso da campagna Ammazza Draghi. Io invece ho optato per il 7,5% di precisione, ok? Come armatura, allora ci sono anche qui le classiche tre opzioni, a seconda di come costruite il PG, se mettete a seconda degli emblemi che mettete e a seconda degli incantamenti che mettete, ok? Quindi a seconda di queste cose, ehm, qui probabilmente andrà un'armatura differente, potrebbe andare un'armatura differente. Io, per non saperle leggere né scrivere, ho fatto un po' come hanno fatto la maggior parte dei maghi che ho ispezionato, ehm, e in ogni caso, prima di metterla, eh, mm, diciamo che mi sono un po' sistemato le statistiche, ok? Cioè, ho sistemato prima un po' le altre cose in modo da avere più o meno le statistiche che mi servivano per capire quale armatura effettivamente mi servisse, perché qui potete scegliere di mettere questa che ci dà vantaggio e precisione 7,5, oppure potete mettere l'altra armatura sempre dalla campagna Mazzadraghi, che è questa qua, il 15% di gravità critica, oppure questa qui, quella che è la classica ribcage mitica, colpo critico, severità 7,5, ok? Ci sono queste tre opzioni a seconda di come costruite il vostro personaggio. Poi, ecco, non dovevo uscire. Come braccia, io ho notato che ci sono molti maghi che usano queste braccia qua, queste qui, che praticamente ogni volta che colpiamo un nemico otteniamo resistenza al danno che si accumula 5 volte. Quando veniamo colpiti, questi accumuli vengono scaricati e facciamo il 5% di danni per 10 secondi, ok? Sono interessanti sinceramente queste braccia, forse a single target le userei, eh, però io al momento, non avendo la valuta per prenderle, mi sono preso praticamente queste braccia qua dal Menzo Berranzan, che praticamente hanno un livello oggetto un po' più alto e praticamente facciamo il 250 di danni in proporzione per ogni attacco a distanza che abbiamo, con una probabilità del 10%. Quindi noi, essendo maghi e avendo 6 poteri a incontro tutti a distanza, abbiamo con questi 6 poteri il 10% per ogni potere di eseguire quant'era? 250 di proporzione, ok? E ho optato per queste braccia qua, quindi al momento, come vedete qui, sto equipaggiando queste braccia, ok? Come armi, vabbè, le magistrali ho preso quelle le più piccole, le meno costose. L'importante era avere il 10% di danno in uscita. Voi potete optare per le miraggio, potete optare per le armi, queste qua del confini del Nordak, le blasfeme, che io ancora non ho sbloccato. Potete optare per le leone, questo genere di armi qui, ok? Se siete agli inizi, senza che vi fate le miraggio,
che vanno craftate con un sacco di reagenti, potete fare le armi di Storming Thunder, ok? Adesso qui non ci si può andare, però ci ho fatto un video su come prendere queste armi, nel video come livellare il PG, andatevelo a cercare. Inoltre sta andando molto bene quel video, quindi vuol dire che è utile. Poi come stivali anche qua ci sono varie opzioni. So che molti maghi fanno fatica, diciamo, cioè più che fatica, si intrippano molto a capire quali stivali poter mettere per migliorare le proprie prestazioni, ok? Di danno, ovviamente, non fraintendiamoci. Ehm, Dunque, io ho queste qui sempre dal mercante di sigilli, gli stivali del drago, che vi danno 10.000 di severità critica. C'è chi indossa gli stivali primitivi che danno il 5%, no, quant'è? Il 3% mi pare, eccoli questi. E ogni quando uccidi un nemico ottieni un 3% di punti azione, ok? Che è molto comodo per lanciare la daily immobbata. Quindi alcuni maghi usano queste e alcuni maghi usano ancora gli stivali, questi qua, pantaloni di ferro arrugginiti che aumentano il 5% il danno, e però ricevete 25% di danno in meno. Un'alternativa, volendo, se siete disposti a perdere livello oggetto, sono questi qui, gli stivali dei volenterosi, che si prendono facendo la caccia di Omu e aumentano i poteri a volontà. Io adesso ce li avevo già, cioè praticamente non li ho mai equipaggiati a nessuno questi qui, e quindi per fortuna ce li ho eventualmente se li volessi equipaggiare. Poi andiamo avanti. Allora, come pantaloni qua, i pantaloni da Ammazzadraghi leggendari. Come maglia potete optare per la classica maglia che vi dà 5% di vantaggio, oppure, mi raccomando, quando scegliete la maglia 5% di vantaggio, prendete quella con le statistiche precisione critico, perché ci sono anche altre, adesso qui non ce l'ho, però ci sono anche altre maglie 5% di vantaggio che danno, mi pare, altre statistiche, ok? Oppure prendete questa qua, tunica del soldato dei Bragandarte, che si prende facendo i ragni e i Drider al Menzo Berranzan. Questa maglia vi dà la possibilità di eseguire un 8% di danni contro i draw e i ragni, molto utile per fare il tempio del ragno master, ok? Come il set del Metallar, ovviamente, oppure il set del Visitano, ok? Se usate il set del Visitano, qua vi consiglio di mettere le Miraggio come armi, perché poi aumenterete il danno voi e ovviamente bufferete anche i vostri compagni. Dicono, io non lo so perché non sono esperto della classe, ma ho sentito dire molto spesso che il set del Visitano e le Miraggio sono la combinazione, diciamo, più forte per il mago per fare in Emetoss, ok? In Master Toss all'ultimo boss, per dire, poiché il mago aumenta il danno al gruppo e in più fa un sacco di danno con questa combinazione di cose, armi del miraggio e il set di Visitano, ok? Comunque io tengo il set di Metallar, quindi cintura, collo e manufatto del Metallar. Come anelli, adesso io qui ho i classici anelli di Master Toss, però voi, se non l'avete ancora fatto, non l'avete ancora chiuso, eccetera, voi optate per questi anelli qua. Allora,
Secondo me ci sono tre tipi di anelli a cui potete ambire da equipaggiare per il mago. Uno è questo, l'anello della soluzione del lenitore mitico, che vi aumenta il 7% di critico. L'altro è il bagliore dell'occhio rosso preso dal dungeon la volta stellata, che vi dà 4500 severità critica, il 5% di potere e il 2,5% di precisione. E l'altro invece qui non ce l'ho, e l'altro sempre dalla campagna Mazzadraghi è l'anello dei danni a poteri a incontro. Allora, dov'è? Questo? No, questo no, questo sì, ok, eccolo. Anello della precisione dell'osservatore della via. 4950 di precisione, guadagno di punti azione e i poteri a incontro infliggono il 5% di danni in più, ok? Questi tre anelli secondo me sono la combinazione ideale da equipaggiare se non si hanno gli anelli Master Toss, ok? Questo è a mio parere, e da non mago esperto, ecco. Comunque, questi tre, se non avete gli anelli di Master Toss. Come set, scusate, no? Come manufatti, ovviamente tutto da 1200, possibilmente inerente alle statistiche che vi servono e al forte, ok? Potere e vantaggio fondamentalmente, quindi di solito il mago cappa la statistica di severità critica molto facilmente, quindi per esempio lo standard di Neverwinter che ci dà severità critica, io me lo sono preso, però al momento non lo sto equipaggiando perché appunto la severità critica sto bene, di conseguenza vado a colmare le altre statistiche, di conseguenza qui punti feriti vabbè, lascia il tempo che trova, però potere forte ci sta, quindi qua io ho messo le lame di ossa di drago, severità critico precisione, qui ci ho messo il gioiello del nord, potere difesa colpo critico, il demogorgon, e questa al momento è la combinazione di manufatti che ho. Però l'idea è quella di cambiare tutto, ok? Io qui cambierei quasi tutto, o sicuramente due manufatti li cambierei. Per esempio sono usciti due manufatti nuovi, ovvero la verga del, allora vabbè, potenziamenti, verga, ok, allora mitico. Allora, c'è questa qua che costa una marea, verga dell'agonia, come possiamo vedere ci dà potere, severità, vantaggio, ok? Io dovrei avere, facendo i conti delle statistiche che mi servono, io dovrei mettere questa qui, anche perché ha un livello oggetto più alto, 1500, di conseguenza aumentiamo il livello oggetto, scusate, il livello base di danno, che io al momento sono a 9936, e avrei bisogno di questa per avere il vantaggio 1125, unita per esempio a questa qua. Io ho fatto sti conti, le due verghe 1800 più 1100, quasi un 2%, diciamo che vado a cappare il vantaggio, poiché arrivo a 87,5 di vantaggio. Quindi pensavo di mettere queste due verghe come manufatti per il vantaggio in combattimento. Poi c'è anche, allora c'è anche questo qua come manufatto interessante, che al livello oggetto 1500, potere, severità e precisione, ok? Quindi in futuro io sicuramente equipaggerò questo qui, possibilmente in tutte le classi perché comunque 1500 di livello oggetto è tanta roba, statistiche, tutte e tre statistiche d'attacco, e quindi bacchetta del dominio e verga, questa qua,
che non mi ricordo mai come si chiama, e Verga dell'Agonia. Questi sono due manufatti che secondo me vanno ottenuti e presi, eh, sì, perché sono due manufatti con tutte statistiche d'attacco e con il livello oggetto più alto di tutti, ok? E secondo me sono un must al momento. Come terzo manufatto, eh, non so, mi pare che c'è l'occhio, però mi sa che dà una statistica di attacco. Allora, c'è il nuovo, che anche questo è a livello oggetto 1500, eccolo, questo qui. Precisione, vantaggio e resistenza al controllo. Ok, resistenza al controllo non ce ne frega niente, però precisione e vantaggio sono statistiche interessanti e 1500 di livello oggetto fa gola. Comunque sia, sempre nel contesto di aumentare il danno base della classe, ovvero questo qui, danno questo qui, ok? Adesso non so perché sono a livello oggetto, vabbè. Vabbè, sono scalato perché sono in una mappa del cavolo. Però per aumentare questo qui, questo danno qua, ok? Quindi di conseguenza andrei a tenere il set del Mitallar, cintura manufatto collo, e qua andrei a mettere per esempio l'occhio, per dire. Adesso non so, non ho letto i bonus, però l'occhio, quello lì che abbiamo visto adesso, mitico, la verga dell'agonia e l'altro da 1500, il dominio lì, come si chiama, ok? Ehm, quindi tre manufatti da 1500. Ehm, e questi sono i tre nuovi manufatti da 1500 per l'appunto, ok? Passando ai poteri, allora, poteri, io al momento sono ad area, quindi questa build è una build per gli attacchi ad area, ok? Poi farò la build per il single target, altrimenti verrebbe un video già lungo già di per sé e verrebbe ancora più lungo. Allora, io uso questa roba qua e questa è la combinazione di talenti, privilegi e tutto il resto, ok? Allora, uso nube congelante e dardo incantato. Come potere incontro, allora, terreno ghiacciato, palla di fuoco, fontana di ghiaccio, soffiare sul fuoco. Ok, questi quattro sono penso i must have da avere, ok? Ecco, la gatta inizia a miagolare, scusatemi. Ok, eccomi, scusate, la gatta rompe, vuole uscire. Allora, dicevo, questi quattro sono i must have da avere, ok? Poi come giornaliere, questi due, singolarità arcana e pugnale ghiacciato, pugnale di ghiaccio. Come privilegi di classe, io tengo conflagrazione critica e azione combustiva, ok? Mentre come talenti, allora, recupero bruciante, quindi il primo sotto e poi tutti sopra come potete vedere. Allora, come funziona il mago? Per chi non lo sa. Diciamo che praticamente il senso di gioco
per come l'ho capita io del mago, e da non mago esperto, eh, il concetto è fare alternare il ghiaccio-fuoco, cioè o comunque sia fare una combinazione di prima ghiaccio e poi fuoco, poiché ad Daria a noi ci interessa lanciare più velocemente la singolarità arcana, che è un potere giornaliero che raggruppa i nemici e ci fa fare una marea di danno, ok? Quindi se leggete tutte le caratteristiche del mago qua, ehm, praticamente facendo la combinazione di ghiaccio e fuoco andiamo ad attivare la combustione, ok? Eh, ciò significa che se impostiamo il personaggio in una certa maniera andiamo a guadagnare danno tanto danno da combustione e anche il guadagno di punti azione, ok? Quindi, per esempio, io faccio questa combinazione qui, nube congelante, poi palla di fuoco, quindi passo da ghiaccio del potere volontà a fuoco, poi di nuovo ghiaccio tramite la fontana di ghiaccio e poi di nuovo fuoco tramite soffiare sul fuoco, ok? Ehm, Poi di nuovo ghiaccio con R1 perché ci tengo il terreno ghiacciato e così via. Insomma, diciamo il concetto è questo, cerco sempre di fare ghiaccio fuoco, ok? Mm. Poi dopodiché mi rimane da tirare il dardo incantato e vabbè, sì, e tirare, diciamo, avere i cumuli pronti per la singolarità arcana, ok? Diciamo che come rotazione dovrete cercare di avere più o meno i cumuli quasi potenzialmente pronti, ok? O comunque di non rimanere senza cumuli né di dardo incantato né di nube, quindi magari alternate, fate prima il dardo, poi nube, ok? Poi di nuovo dardo, poi nube, poi iniziate col potere incontro e poi attivate la giornaliera, in modo da avere in ogni caso qualche cumulo, ok? Ehm, Poi vabbè, qui c'è il pugnale di ghiaccio, che questo è un potere giornaliero per il single target. eh, e poi qui ci sono i privilegi di classe. Io uso conflagrazione critica, che praticamente ci dà 10% di severità critica e ogni colpo critico che infliggiamo ehm, ci attiva la combustione, quindi fondamentalmente non ci sarebbe il bisogno di passare da ghiaccio a fuoco, ok? Perché appunto per attivare la combustione bisogna fare questo procedimento. Qui ci dice i nostri poteri fondati sul fuoco aggiungono combustione, ok? Ehm, ok, no, vedete che non sono esperto. Quindi in pratica passare da ghiaccio a fuoco ci attiva Brina Ardente, ok? Che è un'altra roba. In ogni caso, la combustione ce l'abbiamo sempre attiva, ok? E tramite questo qui, la conflagrazione critica. Inoltre, qui tramite questo qui, quando un bersaglio affetto da combustione muore, otteniamo il 5% di punti azione. Ecco perché vi dicevo che la combinazione di combustione ci è molto utile per caricare i punti azione e tirare la giornaliera, ok? Associata anche al talento, questo qui, bruciatura critica, che ci dà un altro 10% di severità critica, la combustione infligge il 25% di danni in più, ok? Quindi abbiamo il 25% di danno dei talenti più il 5% di punti azione, ok?
Poi vabbè, qui dice che passando da ghiaccio a gelo, da gelo a ghiaccio attiviamo Brina Ardente, però qua resta da capire se vale la pena cambiare l'ultimo talento da quello sopra a quello sotto, ok? Perché il Brina Ardente è questo qui, l'ultimo talento sotto, però mm, parlando con la mia amica che è molto più esperta di me, eh, se non ho, mi ha fatto capire che fondamentalmente questo qui, questo sopra, è più forte perché comunque infliggiamo un 25% di danno istantaneo ehm, di combustione a tutti i nemici, ok? Mentre questo sotto fa danno ehm, per un 10%, ok? 10 o 15%, sì, vabbè, 10-15%. Qui ci dice se il bersaglio è affetto da combustione o gelo, la sua resistenza ai danni da te inflitti diminuisce del 5% e usare brina ardente sul bersaglio aumenta questa percentuale al 10%, ok? Ehm, Mentre questo qui ci dice appunto che la combustione infligge istantaneamente il 25% di danni totali, ehm, è sempre attiva perché dura un secondo, cioè si attiva una volta al secondo e non, cioè non infligge danni nel tempo ma li fa 25% di danni totali, ok? Poi in ogni caso qua allora qua abbiamo recupero bruciante, ogni volta che la combustione infligge danno al nemico guadagniamo 0,5 di punti azione e qui dice con fiamme indirizzate guadagniamo 0,3%, ok? Ecco perché probabilmente qualcuno mette tessitura brina ardente e non mette fiamme indirizzate, ok? Che praticamente fiamme indirizzate appunto ci danno il 25% di danno, ma con questo talento noi teoricamente, se non ho capito male, non guadagniamo il 0,5 ma guadagniamo il 0,3, ok? Comunque vabbè, poi sono scelte personali, io ho scelto questo sopra ehm, e altri scelgono quello sotto, ecco. Io vi ripeto, mi sono affidato un po' a chi è più esperto di me comunque. Eh, in ogni caso qua abbiamo come secondo talento fiamme brillanti che infliggono il 30% di danni in più ai nemici che ne vengono colpiti entro 15 piedi dal bersaglio principale. Eh, Poi abbiamo i poteri a volontà incontro giornalieri che basato sul freddo applicano combustione brina ardente e poi abbiamo questo qui appunto che ci dà il 10% di severità critica e combustione infligge il 25% di danni in più. Io al momento sono così con questo qui sopra, 25% di danni totali, però non lo so, forse in futuro, quando ci capisco un po' di più, potrei optare di mettere questo sotto, ok? Vediamo. Comunque questi qui io mi trovo bene con questi quattro poteri incontro. Eh, Vi ricordo che mettere un potere incontro su R1 cambia la dinamica del potere. Per esempio il ladro quando fa invisibilità e alcuni poteri, anche quelli nel suo caso cambiano la dinamica. Per esempio nel mago terreno ghiacciato, se lo mettiamo su R1 abbiamo la possibilità di spararlo a 80 piedi mi pare,
da noi, mentre se lo mettiamo in un classico pulsante come quadrato, cerchio, triangolo, lo possiamo sparare il terreno ghiacciato soltanto, diciamo, sotto i nostri piedi, ok? Per così dire, ovvero così, ok? Adesso qui sono nel terreno ghiacciato, non si vede, però è così. E questo per quanto riguarda i poteri, ok? Poi passiamo ai doni. Allora, i doni di Gilda, vabbè, io qui c'ho la corsa, però quando fai cose serie si mette rianima malattia o per gli attacchi d'aria, oppure la velocità di movimento. Qua tengo consapevolezza e qua tengo severità critica. Ovviamente voi mettete le statistiche che vi serve: critico, potere, precisione se ce l'avete, qua uguale, ok? Mentre i doni delle campagne, allora, io qui non ho tutti i doni. Sapete che se avete fatto tutto avete circa 92-95 doni, eccetera eccetera. Come vedete io ne ho 20 in meno come minimo. Non è importante, perché la cosa importante è raggiungere il 3 di 3 del dono maestro, ok? Quindi ho abbastanza doni da prendere tutte le statistiche d'attacco, potere, precisione, critico, severità e vantaggio, ok? Ho doni sufficienti per prendermi i doni contro i cultisti, i demoni e i non morti, metterci anche il 5% di, aggiungere anche il 10% di velocità di movimento, i doni sufficienti per prendere questi due, guadagno puntuazione e velocità di ricarica, e quindi fondamentalmente PG sarebbe anche a posto così, ecco. Prendere i doni in più è un plus, per così dire, ok? Qui ho messo questo qui, che la pozione è più efficace, vabbè. E questi sono i doni che ho messo per gli attacchi ad area. Voi direte: perché non hai messo allora, perché hai messo 7 di sangue negli attacchi ad area? Allora, in questo momento ho solo 3 build, ok? Come vedete, 1, 2, 3. Quando io vado a fare Master Toss, fondamentalmente le statistiche sono già tutte a 90, ok? Vabbè, non tutte, però per quello che mi interessa a me sono tutte a 90. Dovrebbe essere tipo 90, 75, 90, 87, 80 e 90, ok? Dovrebbe essere più o meno così quando mi baffo tutto. Quindi le statistiche che mi interessano ce le ho, ok? Di conseguenza non mi serve questo qui, rabbia letale, che ci dà 6% di vantaggio, potere e severità critica quando si accumula il tutto. Mentre questo qui appunto aumenta i danni in ogni caso del 120 di proporzione, diminuisce la difesa e ci dà il 5% di puntuazione, ok? Ecco perché ho messo questo qua. Ma se dovessi andare a fare, che ne so, una Reaper, per dire, dove non si può usare, che ne so, i consumabili, ok, che abbiamo comunque statistiche più basse, eccetera. Ovviamente vabbè, io non è che mi metto a usare il sorbetto, le zuppe di zucche alla Reaper, però è per farvi capire che quando non possiamo usare determinate cose come i consumabili, ovviamente abbiamo statistiche più basse, ok? Come appunto qui vediamo 74%. Se io tenessi questo qua, il primo, rabbia letale, quando uccido un nemico guadagno 6% di potere, ok? Di conseguenza qui diventerebbe 80% di potere,
76% di vantaggio invece di 70, e qui vabbè diventerebbe 78% di severità critica, in più vabbè c'ho queste scarpe qui, sarebbe 88, ok? Quindi io in ogni caso mi manca una build da mettere, da aggiungere, dove praticamente voglio appunto avere anche la possibilità di mettere questo dono qua. Io ragazzi sono tornato, cioè sono sempre stato povero, però quei pochi diamanti astrali che avevo li ho spesi tutti per costruire il mago, ok? Quindi adesso sono di nuovo a zero. Comunque mi serve appunto un'altra build per mettere, per fare una build con gli attacchi ad area e mettere rabbia letale, non me la voglio far mancare, ecco. E questo per quanto riguarda i doni. Passiamo ai compagni. Allora vabbè, Regis must, da quello che ho capito è il più forte. Voi potete optare per altri compagni come, non lo so, boh, mi verrebbe da dire il Mistagogo, ma non lo so sinceramente quale compagno ad area dopo Regis sia il più forte. Sinceramente non lo so, non mi sono informato, perché comunque io ce l'ho Regis e di conseguenza non mi sono interessato. Però sentivo dire per voci di corridoio il pollo, ma dubito sinceramente, il pollo abissale. Informatevi. Non so, veramente mi dispiace ragazzi, al momento non lo so, non mi sono informato appunto per quale sia il compagno migliore dopo Regis. Comunque provateli, io so che il Mistagogo non è male, quindi boh, non lo so sinceramente. In ogni caso io uso Regis. Poi qua io qui ho optato per precisione e vantaggio come tre oggetti del compagno. Voi potete optare per precisione e colpo critico. Dov'è? Dalla campagna Confini del Nord Arc. Come vedete qui c'è precisione e colpo critico. Credo che molti maghi abbiano, non lo so ovviamente, ma suppongo che molti maghi abbiano questo. Non so, mi do sta sensazione. E la scelta è tra questo qui, potere, precisione e colpo critico, questo qua vantaggio severità, e questo qui precisione e vantaggio, ok? Io ho scelto questo. Ovviamente è stato uno studio accurato nella scelta dei miei oggetti del compagno. Poi qua vabbè, io ho messo precisione, voi mettete la statistica che vi serve, critico, severità, vantaggio, quel che serve a voi, la pietra mitica del compagno ovviamente, e qua invece vabbè i soliti due, Cavaliere di Neverwinter 7,5 di danno, Minsk nello slot difensivo 5,6/8,6 di danno, il Raptor se andate a fare Master Toss, il gatto dorato per il 7,5 di vantaggio, eventualmente qua c'è anche lo Staldorf da mettere, 7,5 di vantaggio, se vi serve la severità critica c'è anche il cane da poter mettere come statistica, che dà 7,5 di severità critica, c'è Drizzt se volete. Io ho messo la pietra Yun del drago nero che mi dà 7,5 di critico e ho bisogno di questo, ok? Mi ha scritto qualcuno, chi è? Apollo Rack, no grazie, not at the moment. Quindi come compagni io uso questi: Cavaliere del Neverwinter, Minsk, Pietra Yun del Drago Nero,
Qui se non mi servisse il Raptor metterei, siccome sono ad area, probabilmente potere, come magari il Corvo, che qui non ho. Ok, il Corvo che dà 7,5 di potere, però anche vantaggio al posto del Raptor, e poi comunque appunto il Gatto Dorato. Ok, questi sono i compagni che vi consiglio per gli attacchi ad area. Ehm, Passiamo qua alle cavalcature. Allora, doppio come bonus emblemi, doppia ispirazione del condottiero, che ci dà il 12% di danno del compagno, scaltrezza del gladiatore per 2 e persuasione dell'artificiere. Praticamente sono gli stessi che ho sul ladro. Io parto così, siccome il ladro è la mia classe principale e la cerco di solito di farla nel migliore dei modi per me, per il mio stile di gioco, abbino sempre praticamente le stesse soluzioni per le altre classi, ok? Quindi se dovessi usare un arciere o un barbaro, farei la stessa identica cosa, metterei doppia ispirazione, doppia scaltrezza, e poi qui vabbè, persuasione dell'artificiere o accordo dell'assassino o avvertimento della cavalleria, uno dei tre, ok? Però di base doppio danno del compagno e doppia velocità di corsa non me li faccio mai mancare, ok? Poi vabbè, allora, potere incontro sono, cioè i collari sono gli stessi che ho sul ladro, collare severità critica, collare potere incontro, velocità di movimento, guadagno oro e guadagno resistenza, ok? Questi sono i collari che uso. Ad area qua, allora io qui uso l'esplosione di spore, che fa 750 di proporzione e 19% di danno per 10 secondi, e poi uso qui il colpo critico, ok? La statistica che vi serve a voi. Ovviamente se vi serve precisione mettete precisione, eccetera eccetera. Come potere come cavalcatura qua ad area, io uso questa, ma voi potete optare per le ali se le avete. Ovviamente portate a mitiche, sono un po' una rottura perché quando le usate rischiate di aggrare più mobbate, però soluzione validissima. E poi altra soluzione, se non avete le ali, il Pegaso, che comunque se vi trovate nella mischia della mobbata, quando lo tirate fa 3000 di proporzione totale a tutti i nemici, per come la vedo io funziona così, ed è un bel danno comunque sia, ok? Queste sono le cavalcature che vi consiglio, ok? Per esempio la mia amica qua usa ferocia, dov'è? Io non ce l'ho qua, o sì, non lo so. Comunque ecco, io non ce l'ho, però per esempio ferocia, mercante di lingotti tarmalune, cavalcature, ferocia che ce la dà appunto, dov'è? Questo qui, Leone Turmish, lo trovate all'asta a 65k, 70k, portata a mitico. Ci direbbe quando tu un membro del gruppo venite colpiti da un nemico, c'è la possibilità che otteniate un cumulo di ferocia che vi concede il 4,8% di danno o 4,5%, non mi ricordo quant'è di preciso, però a mitico ecco questo è il numero, vabbè poi ce lo dice qui, quindi è 4,8 perché è 1,6 per 3 e poiché si accumula 3 volte 1,6 per 3 fa 4,8 e di conseguenza ci dà la possibilità di appunto eseguire questo 4,8% di danno per 10 secondi. Io non ho il mago abbastanza alto e non ho abbastanza equipaggiamento da fare delle combinazioni per mettere
questa cavalcatura qui e guadagnare un ulteriore danno. Però appunto la mia amica, che è la sua classe principale, lei sta con questa ferocia, ok? Mm. E quindi niente, per quanto riguarda gli attacchi ad area, io penso che vi ho detto tutto sul mago. Ehm, e sinceramente volevo fare un video unico, ma ho deciso al momento, proprio qui su due piedi, che preferisco fare un video più breve, soltanto spiegato degli attacchi ad area. Poi la prossima volta faccio un video del single target, ok? Ah, scusatemi, dimenticavo le ultime cose. Allora, qua come kit di rinforzo, io ho messo precisione, come vedete, e ho messo tutto precisione. E qua ovviamente vantaggio, sul lato destro tutto vantaggio. Mentre per quanto riguarda gli incantamenti, qui tutto critico messo. Io ovviamente uso quello che ho, non è che mi metta a raffinare al momento altri incantamenti, di conseguenza uso quello che ho. Comunque ho optato per mettere tutto critico in attacco, un pizzico di consapevolezza e poi tutto difesa. Ovviamente qua il forte. Come ad area, incantamento ad area, qui per le mobbate punti azione e non velocità di ricarica, per esempio, che io tengo sul ladro. Qua il nuovo incantamento lampo mitico preso dalla campagna Mezzo Beranzan, e ovviamente se fate qualcosa di importante qua ci vanno i glifi del danno, e del diavolo, che ci dà la probabilità di critico e precisione, ok? Mentre per qualsiasi cosa generale, come vedete, uso questi due qui, letale corrotto, ghiaccio nero e letale corrotto, non mi ricordo come si chiama, e perforante corrotto, ok? Che praticamente mi passano 800 di severità e di colpo critico, più un 1,25 di punti azione per 2, perché sono due incanti, ok? Quindi equivale a un 2,50 di punti azione. Quindi niente, questo giro penso che vi ho detto tutto, invece no, perché ancora non vi ho detto cosa ho messo qua. Allora, come rinforzo qui, come gestione delle armi, io ho messo nube congelante, però la mia amica per esempio usa dardo incantato, ok? Quindi a voi la scelta. Ho visto build che alcuni hanno anche esplosione rovente, mi sono dimenticato, questa qua, però io mi trovo scomodo a usarlo, quindi al momento non lo faccio. E poi qua invece come modifica delle armi qua, ovviamente punti azione, e io qui ho optato per vantaggio, ok? Quindi niente, sto giro penso che vi ho detto tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, eventualmente lasciate un like, e niente, la prossima settimana, se riesco, faccio il video del mago a single target. E niente, se non ve l'ho detto ve lo ridico: iscrivetevi, lasciate un like e come al solito ci sentiamo al prossimo video. Ciao.